Qui ci sono dei fenicotteri. Qui siamo all'Étang de Vaccaré, che è a Saint-Marie de la Mer, la zona della Camargue. Questo è uno stagno molto grande di acqua salmastra dove prosperano i fenicotteri. Primavera-autunno è il periodo dove maggiormente vengono a nidificare, a far crescere la loro prole. Lasciata la Camargue, ora siamo a Béziers. Siamo sul Canal du Midi. C'è il passaggio del Canal du Midi che tu hai fatto, vero Mau? Sì, ho fatto tanti anni fa con una pénichette. Che sono queste barchine. Qui ci sono le varie chiuse che lungo il canale e bisogna attendere proprio che queste chiuse vengano aperte, che credo siano Mauro lo sa meglio in certi orari particolari, e quindi in attesa di quelle poi si procede lungo il canale. Questa è una delle chiuse, nel senso che qui si entra dentro con la pénichette, fanno scendere l'acqua, chiudono la chiusa dietro, si apre quella, scende l'acqua, si alza praticamente il livello, dopodiché si apre l'altra chiusa e si esce. Ma durante la stagione, che va da marzo a fine ottobre, è sufficiente arrivare, se vedete lì c'è l'omino che controlla e fa l'apertura, è sufficiente arrivare. Alcune chiaramente però sono chiuse dopo un certo orario. Questo qua è il porto, le pénichettes, ecco, una tipo pénichette che avevo io è tipo quella bianca là, poi magari la andiamo a vedere meglio dopo. Questo qui è il porticciolo classico dove si arriva, si ormeggia di lato, il Canal du Midi, che è stato costruito per collegare il Mar Mediterraneo con l'Atlantico. Adesso siamo in uno dei punti più spettacolari del canale, venite a vedere, guardate che roba, guardate che questo merita di essere ammirato. Il canale supera un fiume, guardate che spettacolo. Questo è il fiume Aude e il canale ha una profondità di 1,5 metri all'interno, supera il fiume. Questo è, a mio giudizio, una delle opere dell'uomo più meravigliose, assieme alle piramidi d'Egitto, a tante altre cose, ma qui veniva utilizzato il cemento. E infatti qui sotto abbiamo il fiume e lì sopra il canale, che ora percorriamo un pochino a piedi, ci facciamo 2 passi. Ecco, questa è una delle opere più belle di tutto il sud della Francia, tuttora operante. Questo è il Canal du Midi, costruito su richiesta del Re Sole negli anni in cui la Francia era in guerra con la Spagna, quindi poteva collegare il Mediterraneo
con l'Oceano Atlantico, arrivando a Bordeaux via Garonne da Toulouse. Pierre-Paul Riquet è stato l'architetto che ha costruito il canale tra il 1667 e il 1694, quindi in un periodo di quasi 30 anni sono stati scavati questo canale da una profondità di 1,5 metri circa, cosa che permetteva di trasportare delle chiatte. Allora non c'erano i motori, non si poteva navigare a vela ovviamente qua, ma le chiatte venivano trainate da cavalli. A cavalli sulle due sponde portavano queste chiatte. La lunghezza da Agde, dove parte il Mediterraneo, fino a Tolosa è di quasi 260 km ed è un'opera che tuttora è utilizzata. Tuttora si possono navigare con le peniscette, delle barche a motore abbastanza facili da portare senza patente. Io ho fatto tutto il Canal du Midi circa una quindicina d'anni fa con Mattia Piccolino, e con la bicicletta dove si arrivava abbiamo impiegato tranquillamente circa 10 giorni ad arrivare fino a Toulouse, ed è veramente una cosa spettacolare, molto molto bella. Poi quando ci sono queste giornate qua uno se ne può rendere conto. Più avanti ci sono le Écluses de Font-Serran, sono 9 chiuse che permettono di superare un dislivello di circa quasi 40 metri, e più avanti ancora è stato costruito un tunnel che permettesse di superare una collina. Qui dietro di noi abbiamo la chiesa, la cattedrale di Béziers. Béziers è una città molto antica, molto bella, la chiesa, ed è particolarmente una zona particolarmente bella ed interessante. Ecco che arriva una pénichette, arriva per entrare dentro l'Écluse, vediamo. Ecco, avete visto esattamente come funziona la chiusa, ok? Belle, interessantissimo. Noi ne abbiamo fatte circa una 60. Adesso non mi ricordo di preciso quanti sono. In alcune, se si arrivava dopo l'orario di servizio degli operatori, bisognava ormeggiarsi prima e aspettare la mattina dopo, quando prendevano servizio, e si poteva cominciare ad andare oltre. Stiamo camminando un po' lungo il porto. Compagnie de Bateaux de Midi. Qui fanno un po' di charter come lo facciamo noi in mare. È un'esperienza che merita davvero. Io lo ricordo come una delle esperienze più gradevoli delle mie vacanze. Poi sarà che ero giovane, avevo Mattia Piccolino che veniva volentieri con me, e credo fosse il primo anno che conoscevo te. Il battello che avevo preso io, questa pénichette, dove ci stavamo 3 adulti e 3 bambini, comodi. Carletto parcheggiato in un'azienda agricola, eccolo qui dietro di me, e qui siamo in mezzo alle vigne. Ora andiamo a farci un bel giro in bici a Béziers e a vedere le 9 chiuse famose di questa zona, e poi ritorniamo qui per la degustazione in cantina.
Eccolo Mau, lungo il suo canal d'umidì. Mi ricorda quando l'ho fatto io. Eh sì. Ecco qua Bettina con la cattedrale di Béziers, Sì. qua sulle spalle, alle sue spalle, il fiume Aube e qua il ponte del canale, il ponte che oggi ho fatto vedere, che era particolarmente bello e affascinante. Stanno già preparando le luminarie di Natale. Oddio, siamo un po' in anticipo, mi sa. Mancano ancora 2 mesi. Eccola la cattedrale di San Nazario. Vediamo se è possibile entrare. Questo è il percorso ciclabile che porta giù dalla cattedrale di Béziers fino all'Écluse de Fontsarts. Ecco, è una zigzag. Per fare una gara di bici non sono capace di queste curve. Betty che sta attraversando con la cattedrale di Béziers. Bellissimo questo ponte. Eccoci, andiamo giù. E ora, dopo una giornata, o meglio, un pomeriggio in bici, lungo il canale d'Umidì, andiamo a farci una degustazione di vini in questa sorta di azienda agricola che ci ospita per la notte. La degustazione è d'obbligo, visto l'ospitalità, a gratis.